Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi entriamo in Beast of Reincarnation con un obiettivo preciso: costruire una configurazione iniziale che funzioni davvero, senza sprechi di punti e senza seguire alla cieca la solita lista di abilità. Se stai scegliendo le abilità di Beast of Reincarnation una per una, fermati. Il gioco ti sta facendo guardare l'albero, quando dovresti guardare il circuito. Parata, punti fluorescenza, comando HO, controllo del campo, nuova apertura. E questo è il motore del combattimento. E quando ogni pezzo della build alimenta il successivo, l'inizio del gioco cambia completamente. Meno cure sprecate, gruppi più gestibili e boss che smettono di sembrare muri. In questa guida costruiremo quel circuito da zero. Prima le abilità davvero utili nelle prime ore. Poi 2 evoluzioni elementali che non si pestano i piedi. Infine, visto che giochiamo su PC, un profilo grafico sensato aggiornato alla versione 1.0.7. Niente lista della spesa e niente promesse da clickbait. Alla fine saprai perché la build funziona e come modificarla quando trovi equipaggiamento diverso dal mio. Una nota importante, prima di cominciare. La patch 1.0.7 ha modificato telecamera, leggibilità dei testi, bilanciamento di boss e incontri e perfino alcune finestre di parata quando Emma subisce danno. Su PC ha anche aggiunto il supporto aggiornato a DLSS e FSR. Quindi aggiorna il gioco prima di giudicare la risposta dei comandi o copiare una configurazione vista al lancio. Regola 0. Non esiste una build di Emma e una build di Q. Esiste una sola economia di combattimento. Emma genera opportunità. Q le converte in vantaggio. La parata è il ponte tra le due cose, perché riempie i punti fluorescenza necessari alle Bloom Arts di Q. Il menu dei comandi rallenta il tempo. Non è una ruota di abilità da aprire nel panico. È il momento tattico in cui scegli come trasformare una buona parata in controllo, danno o sicurezza. Per allenare questo circuito non servono boss. I robot e i cervi delle prime zone tornano quando riposi al campo. Entra in combattimento senza attaccare. Guarda la spalla, la zampa o l'arma dell'avversario. Premi parata quando l'arto comincia davvero a viaggiare verso Emma, non durante il caricamento. Il tuo primo obiettivo non è vincere, è ottenere 7 parate pulite su 10. Quando ci riesci, aggiungi un attacco breve dopo la parata. Solo dopo inserisci il comando AQ. Questa progressione elimina l'errore più comune: consumare fluorescenza appena compare, senza aver deciso che cosa deve produrre. Se sei circondato, vuoi spazio. Se il nemico è in rottura, vuoi esplosione. Se stai esplorando, vuoi informazioni e un primo ingaggio favorevole. Stesso indicatore, 3 funzioni diverse. Partiamo da Emma. Nelle prime ore la priorità più solida è vitalità. Non perché vogliamo trasformarla in un serbatoio di punti vita, ma perché apre il ramo dei capelli e le sue soluzioni verticali. I capelli di Emma non sono una stranezza estetica, sono mobilità, evasione e danno ad area nello stesso strumento. Sali sopra il livello degli avversari, costringi la telecamera a mostrarti il campo e trasformi la discesa in un attacco. Per questo il primo nodo da inseguire è Helm Splitter. Il colpo in picchiata funziona sui gruppi, punisce un boss dopo un attacco lungo e ti permette di convertire l'altezza in danno invece di limitarti a scappare. Subito dopo, Petal Barrage completa il pacchetto. In area può colpire più bersagli e copre il difetto tipico delle build iniziali. Un buon danno contro un singolo nemico, ma nessuna risposta quando ne arrivano 4. La sequenza diventa semplice. Crei altezza con i capelli, leggi la disposizione del gruppo, usi Petal Barrage per indebolire l'area e scegli dove atterrare con Helm Splitter o con un attacco più sicuro. Tracking Shot è utile, soprattutto se ti piace il combattimento a distanza, ma richiede 7 punti in fluorescenza. Non è il primo investimento. Diventa interessante quando l'economia di base funziona già e vuoi applicare effetti elementali con frecce e dardi senza perdere tempo a correggere continuamente la mira. Prima il circuito, poi il comfort. Passiamo a Q. Qui la priorità iniziale è forza, con Pounce come primo pilastro. Quando ordini a Q di correre avanti, può travolgere i nemici deboli e, in alcuni casi, eliminarli subito. La probabilità viene mostrata sopra il bersaglio. Non usarlo alla cieca contro nemici forti o nusci. Lì la sua funzione non è saltare una fase, ma toglierti pressione. Portare Pounce al livello 2 apre Detect Hidden Item. Sembra un investimento da esplorazione. In realtà è economia pura. Più semi, forzieri, risorse e oggetti trovati significano più opzioni, senza ore di farming cieco. Un buon tutorial non dovrebbe insegnarti soltanto a vincere lo scontro davanti a te, dovrebbe ridurre anche il tempo perso tra uno scontro e l'altro. Poi prendi lei Landmine e, quando disponibile, lei Flame Trap. La mina crea una zona che il nemico deve rispettare.
La versione infuocata alza la pressione e rende più efficiente il danno ad area di Emma. Con gruppi piccoli, manda Q su un bersaglio laterale e occupati del centro. Con gruppi più densi, piazza la trappola sulla traiettoria, sali con i capelli e attacca dall'alto mentre i nemici si comprimono nello stesso spazio. Ora mettiamo insieme 3 protocolli, non combo da memorizzare, protocolli che rispondono a situazioni diverse. Protocollo 1, gruppo, avvicinamento lento o in furtività. Q ingaggia il bersaglio più debole sul lato, trappola sul percorso degli altri. Emma crea altezza. Petal barrage sull'area, atterraggio sul nemico che conserva più equilibrio. Il vantaggio non viene dal singolo numero di danno, ma dal fatto che per alcuni secondi nessun avversario può attaccarti con il proprio ritmo ideale. Protocollo 2, Elite o Boss. Non inseguire 3 parate consecutive solo per riempire l'indicatore. Cerca una parata pulita, usa pochi attacchi e conserva la risorsa finché il nemico conclude una sequenza lunga. A quel punto apri il menu di Co, rallenta il campo, scegli una Blue Mart coerente con l'effetto elementale e usa l'apertura per Helm Splitter o per la tua Blade Art più pesante. L'obiettivo è accorciare il tempo in cui sei esposto, non allungare la combo. Protocollo 3, esplorazione. Cammina, lascia che Q segnali punti di interesse e usa i capelli per verificare sempre la verticale. Tetti, pareti, ponti spezzati. Se puoi salire, spesso c'è una risorsa. E se puoi passare sopra un nemico, puoi frequentemente iniziare con un'eliminazione o con una perdita di vita enorme per il bersaglio. La build migliore è anche quella che ti fa entrare nel combattimento già in vantaggio. Fin qui abbiamo una base universale. Il secondo stadio è elementale, ed è qui che molte build si rompono. Spada, frecce o dardi, pietre spirito, Blue Marts e amuleto di Ko devono spingere nella stessa direzione. Mischiare veleno, shock e corrosione solo perché ogni oggetto ha un numero più alto produce molte barre che si riempiono lentamente e nessun effetto che scatta quando serve. Prima evoluzione, veleno. Dopo il secondo boss ottieni Doguseri Fang per Q. Abbinalo a munizioni velenose e, quando raggiungi le terrazze della Grande Muraglia, cerca la Hunter's Sword. Si ottiene parlando con il golem misterioso vicino al campo d'ingresso della Grande Foresta e raccogliendola dal santuario. Completa con un amuleto di Q che favorisca il veleno. Questa configurazione non immobilizza il nemico, gli fa perdere vita mentre tu torni a difenderti. È ideale se preferisci finestre brevi, pulite, ripetute. Seconda evoluzione, Shock. Nella seconda regione, la zona della civiltà antica, la storia ti consegna la Thunderwave Sword insieme alla Thunderstone. Il danno base non è il più alto, ma i fulmini aggiuntivi e l'accumulo di shock la rendono ottima contro gruppi. Abbinala a frecce e dardi elettrici, alla Blue Mart Javelin e a un amuleto con shock. Quando l'effetto paralizza il bersaglio, non sprecare il vantaggio con attacchi leggeri. Usa la tua azione più costosa o riposizionati per il prossimo ciclo. Quale scegliere? Veleno se vuoi danno costante mentre giochi prudente. Shock se vuoi bloccare il ritmo nemico e creare finestre esplosive. Più avanti, la corrosione diventa preziosa contro avversari corazzati, ma non serve aprire 3 cantieri contemporaneamente. Porta un elemento a funzionare davvero. Poi costruisci un secondo equipaggiamento per i bersagli che lo contrastano. Veniamo al PC. Prima cosa. Versione 1.0.7 o successiva. La patch ha aggiunto supporto aggiornato a DLSS e FSR e ha corretto anche il problema che poteva resettare l'upscaling al riavvio. Come base di misurazione, non come formula magica, parti così: ray tracing disattivato, ombre e illuminazione su medio, post-processing su basso, mesh su alto, filtro anisotropico 16x, limite a 60 fotogrammi, su una scheda RTX, prova DLSS qualità, su hardware AMD, confronta FSR4 con TSR, sempre guardando la stabilità dell'immagine in movimento, non il contatore in una scena ferma. Le texture dipendono dalla memoria video. Se dopo alcuni minuti di attraversamento compaiono scatti che non c'erano all'inizio, scendi di un livello. Una texture leggermente meno definita è preferibile a un parry perso per uno stutter. Il requisito consigliato ufficiale punta a 1080p e 60 fotogrammi su medio con una RTX 3060 da 12 GB o una RX 6700 XT usando upscaling. Questo ti dice una cosa importante. L'upscaler qui non è un accessorio, fa parte del budget prestazionale. Fai il test in una zona con vegetazione, particelle e combattimento, non nel menu. Registra un minuto con il tuo overlay. Controlla media, 1% minimo e soprattutto il frame time. Cambia una sola opzione alla volta. Se abbassi 5 valori insieme e guadagni 10 fotogrammi, non saprai mai quale fosse il vero collo di bottiglia. Chiudiamo con un piano operativo di 30 minuti. Primi 10 minuti. Campo iniziale, robot o cervi, 7 parate pulite su 10. Nessun farming, nessun boss. Secondi 10 minuti. Vitalità e ramo dei capelli per Emma, forza, pounce e percorso verso Detect Hidden Item per Q. Prova il protocollo gruppo almeno 3 volte.
Ultimi 10 minuti. Scegli una sola direzione elementale in base agli oggetti già disponibili. Verifica che spada, munizioni, Blue Mart e amuleto contribuiscano allo stesso effetto. Se un pezzo non alimenta il circuito, non appartiene alla build, anche se il suo numero è verde. Questa è la differenza tra copiare una schermata e capire un sistema. La schermata invecchia al prossimo bilanciamento. Il sistema resta, genera opportunità con Emma, convertila con Co, controlla il campo, allinea l'elemento e misura le prestazioni sul tuo PC. Se vuoi il seguito, scrivi nei commenti quale strada hai scelto: veleno, shock o corrosione. Nel prossimo episodio possiamo trasformare la più votata in una build completa, composizione di ogni oggetto, percorso di raccolta e test contro lo stesso boss.